Ciao a tutti ragazzi, che come qua sono Megaticcher, qua davanti a me quest'oggi un microfono wireless, un microfono che può venire bene ai content creator o comunque ad ognuno di voi che voglia registrare un audio di qualcuno che parla lontano dalla vostra videocamera e farlo con una buona qualità. Ebbene sì, di recente ho scoperto il marchio Maono, vi ho già portato un'ottima alternativa, un ottimo microfono qui sul canale e preso dall'entusiasmo appunto per la scoperta di questo marchio, mi avventuro oggi a recensire questo microfonino che vuole andare a sostituire, comunque essere un microfono in più del mio Sony, che fa praticamente le stesse cose ma ad un prezzo assolutamente quasi del doppio. Ebbene sì, infatti stiamo parlando di 89 euro per questo Maono, lo trovate giù in descrizione, vi lascerò il link di Amazon, mentre invece la buona Sony mi aveva fatto pagare quasi 200 euro il proprio prodotto. Ma adesso bando alle ciance, non sono qua per fare comparative ma per farvi vedere questi oggettini che sono sicuramente anche gradevoli dal punto di vista estetico. Nella confezione, rapido unboxing, i due microfoni, i due cavi Type-C per andarli a caricare e all'interno tanti altri piccoli accessorietti, cavi, cavetti, come vedete, per collegarli alla vostra videocamera. Questo vi serve invece per collegarli al vostro smartphone. Due topi morti, gatti morti, qualora appunto ne perdeste uno. Un microfonino lavalier qualora non voleste registrare con la capsula in dotazione del microfono, ma con qualcosa magari di più vicino alla vostra bocca e comunque che vi offre una qualità diversa di registrazione. In ultimo, a parte il libricino di istruzioni, troviamo una comoda custodietta, eccola qua con il velcro, molto carina, ma qui il mio primo appunto, ebbene sì, qua non potrete mettere tutto quanto, ma potrete mettere solo gli accessori, perché accessori e microfoni qua dentro non ci entrano. Andiamo un attimo invece a vedere rapidamente come sono fatti i nostri microfonini. Stiamo parlando di oggetti di larghezza 4 cm e mezzo circa, quindi oggettini molto piccoli, carini nel loro design. Carino questo circolino dorato. Dietro il microfono c'è una clip che serve a attaccarlo alla vostra maglietta o nel caso appunto del ricevitore vi serve anche per attaccarlo, come vedete, alla vostra videocamera in questa posizione. Sebbene questi oggetti sembrino assolutamente identici, qua faccio un appunto perché è vero che da una parte abbiamo il microfono vero e proprio, dall'altra non abbiamo il microfono, quindi è vero che sono riconoscibili, ma vi assicuro che nell'utilizzo di tutti i giorni, nella fretta, nella concitazione, comunque passata l'attenzione iniziale, mi sono ritrovato spesso ad attaccare il microfono sulla videocamera e portarmi in giro il ricevitore. Ad ogni modo, due oggetti molto simili, delle spie di stato qui che andremo poi a vedere, clip per attaccarli un po' dove volete, e per quanto riguarda il microfono abbiamo l'attacco jack per collegare il lavalier. In questa maniera lo srotolate, lo portate vicino alla bocca e in questo modo utilizzerete il vostro fido microfono esterno, che può essere quello ovviamente di Maono ma anche qualcuno di vostra fiducia. Se invece vorrete utilizzare il suo microfono, quello in dotazione, eccolo qui nella parte superiore. Se recupero, mi fa sempre un po' molto senso toccare questi oggetti, il topo morto. Se azzeccherete le clip magari ci vuole un po' di attenzione perché i buchini sono piccoli, io sono cieco con una tappa e dietro la telecamera ulteriormente faccio fatica. Ad ogni modo vi dicevo, se li azzeccate, topino morto, gatto morto, serve per eliminare i fastidi frusci derivanti dalle raffiche di vento, quindi in esterno assolutamente consigliato. Ce ne sono due come vi dicevo, si installa a pressione e si stacca con una leggera trazione. Attacco Type-C per la ricarica e da questo lato ci sono i tre pulsanti che sono uno di accensione, uno di mute, molto carino e utile, ad esempio il Sony non ha questo pulsante, e il tastino di pairing qualora vi arrivasse dalla casa, a me non è successo, scollegato dalla sua basetta ricevitrice che invece ha una
attacco jack se volete sentire quello che state registrando. Questo invece è il jack da collegare per la connessione alla vostra videocamera o al vostro cellulare. Anche qui LED di stati, Type-C di ricarica e i 3 tastini, questa volta più e meno, poi vi spiego cosa servono, e il tastino di accensione. Come vi dicevo, se non vi arrivassero già collegati uno all'altro, dovrete schiacciare il tastino di pairing da una parte, tasto più e meno insieme dall'altra per qualche secondo, ma nelle istruzioni, eccole qua piccoline, c'è scritto tutto, ma la funzione in generale che vi servirà di più per questi 2 tastini più o meno sono la regolazione del gain, di guadagno della voce, quindi del volume di registrazione della vostra vociona. E direi che non c'è altro da sapere se non che all'interno di questi oggettini ci sono batterie da 350 mAh che dichiarano un utilizzo continuato di 6 ore. Io sinceramente non l'ho provato. Il mio consiglio con questi microfoni, ma non solo di Maono, in generale mi capita anche con Sony, che quando mi servono sono sempre scarichi, utilizzateli e poi andateli a caricare alla sera quando li andate a riporre, per averli sempre carichi con voi. Io ho fatto già un test in esterno, ve lo faccio vedere un attimo. In questo modo avrete già il primo feedback su come registrano questi microfoni. Lo andiamo un attimo a vedere e poi torniamo qua sulla mia scrivania e parliamo un secondo di quelli che sono i limiti trovate appunto in quella loro applicazione. Ok ragazzi, io sto andando a farmi una passeggiata con il mio cappellino. Speriamo di trovare nessuno. Voglio fare una cosa. E non fa registrare la voce. Adesso io sto andando. In realtà ho perso anche il conto dei passi, quindi non vi so dire a quale io sia. Ad ogni modo vi faccio un salutone e adesso provo a tornare indietro e adesso dovreste sentirmi comunque bene. Ormai il volto è rivolto verso il ricevitore, il trasmettitore dovrebbe funzionare, sto camminando, sto tornando indietro e vediamo come si sente la mia voce. Non ho applicato nessun filtro topo morto, gatto morto, perché comunque non c'è tanto vento, è una zona silenziosa, e non ho applicato neppure il microfono lavalier, sto registrando direttamente con la capsula. Vedo tra l'altro che sta partendo un camion della spazzatura alla mia destra, quindi sono quasi arrivato. Noi ci rivediamo dalla mia scrivania, questa è stata la prova, qua è Megaticker e ciao! Ebbene ragazzi, rieccoci qua tornati, velocissimi. Avete visto un po' di cose, avete sentito la voce che secondo me è assolutamente positiva in registrazione. Quello che invece non è tanto positivo sono questi ledini che assolutamente in esterno, andiamo un attimo ad accenderli, in esterno non sono poi così visibili come vorrei. Avrete poi notato che spalle alla videocamera la voce va assolutamente a sparire in pochi metri di distanza. Questo in realtà non è un problema di Maono, lo fa assolutamente tantissimo anche Sony, come comunque qualsiasi microfono con questa tecnologia, questo tipo di trasmissione, dando le spalle alla telecamera, la trasmissione viene interrotta proprio per barriera del vostro corpo e per il fatto poi che il wifi non rimbalza all'aperto su pareti e fa veramente fatica a collegarsi al suo ricevitore. Un'altra cosa ragazzi che assolutamente secondo me dovrebbe sfruttare un beep o comunque uno schermetto, qualcosa che mi desse indicazione sul suo stato, è il gain, che a differenza di Sony vedete che ha solo 3 livelli di guadagno, qui ne abbiamo ben 6, ma come vi dicevo è veramente difficile capire in quale posizione del guadagno siamo, perché non ha un beep sonoro che vi dice sto aumentando o diminuendo il gain e non ha uno schermetto, un indicatore, un qualsiasi cosa che ve lo faccia capire qui sopra le vostre plastichette una volta premuto. Quindi davvero per me è impossibile capire a che punto siamo del guadagno che oltretutto vi segnalo azzerarsi, tornare
sempre nella versione in default una volta spenti i microfoni, ma ad ogni modo in positivo vi segnalo che secondo me anche in versione di default il guadagno è assolutamente perfetto, la voce si registra al volume desiderato e quindi apprezzabile che ci sia, poco sfruttabile. Io fossi in voi non ci farei tanto caso. Bene ragazzi, adesso state un attimo con me, facciamo 2 prove. Ed eccoci qua ragazzi, prova di registrazione, ho montato il mio microfonino, vedete qui nella mia ZV-1, non riesco probabilmente a mettere a fuoco una mazza, ma forse vedrete, vediamo qua col ditone, sì adesso ha messo qualcosa a fuoco, sto parlando, sto registrando tramite il microfono Maono senza ad ogni modo aver messo il loro microfono in dotazione lavalier. Adesso mi stoppo un attimo, monto anche quello in modo da sentire la differenza e poi torniamo insieme per le conclusioni finali. Ebbene ragazzi, eccomi qua, questa è la prova con il lavalier collegato, jack, il microfono ormai è lontano dalla mia bocca, quello che stiamo registrando lo stiamo registrando con il lavalier in dotazione. Ditemi voi se preferite questa soluzione o se preferite direttamente la capsula dell'oggettino qui del microfono della Maono. Ad ogni modo, ecco i test fatti, abbiamo tutti gli elementi per poter andare alle conclusioni del video. Seguitemi, venite con me. Ok ragazzi, rieccomi qua tornato, avete sentito insieme a me la prova, direi che ci siamo assolutamente come registrazione, secondo me è soddisfacente, l'oggettino anche di fatto lo è, il prezzo non è una cosa da svenarsi, quindi a mio giudizio con tutti i limiti, perché ce ne sono comunque che vi ho spiegato, questo oggettino è assolutamente consigliabile, vi lascio quindi, poiché promosso, il link giù in descrizione, ditemi cosa ne pensate voi, scrivetemelo giù nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, qua è Megaticker, ancora un saluto e ciao!